Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché voglio mostrarvi come ho realizzato questo semplice bracciale, ma decisamente con insomma, un bel effetto indossato, dallo stile un pochino retro, ed ho utilizzato semplicemente un cordino e dei castoni. Il cordino, in questo caso, nel tutorial che vedrete, andrò ad utilizzare questo, è un cablé, è un filato di fili e forme, vedete questo con l'anima rosata, penso che si veda, e andrò ad utilizzare questi due castoni, questi due strass con castone, insomma, vedete? In modo tale che non avremo bisogno di basi di cucitura, beading foundation, e potrete realizzarlo tranquillamente anche con qualsiasi forma di castone, insomma, voi abbiate. Anche con le gocce viene delizioso, con quelli rotondi, insomma, potete veramente spaziare con la fantasia. Qualche anno fa ho fatto un tutorial sempre utilizzando dei cordini, ma naturalmente non erano dei cordini gioiello. In ogni caso vi metto il link in basso. Sigla e passo subito all'elenco dei materiali. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video, e se vi va di aiutare il mio canale, di supportarmi, mi raccomando, fate hype. Allora, quindi cosa ci servirà? Ci serviranno naturalmente dei castoni, in questo caso i miei sono, penso saranno da 6, ok? Forse 8, ma comunque non cambia tanto la dimensione, del castone. Naturalmente non da 3, da 4 perché sarebbe veramente minuscolo, per far sì che si veda deve essere almeno un 6, un 8. Okay. Poi vi servirà del filato cablé, non ve ne servirà tanto, loro vendono sul sito, mi sa pacchetti da 1 metro, quindi diciamo che con 1 metro fate tranquillamente 2 bracciali. Okay, vi servirà naturalmente il filo, io utilizzo quello della Miyuki, ma potete utilizzare anche un filo di tipo trasparente che sia naturalmente adeguato alla dimensione del lago che state utilizzando. Io utilizzo un tulip numero 10 e questo è perfetto, quindi regolatevi un pochino con la misura dei fili e degli aghi. Lo utilizzo di questa colorazione sperando che si veda. Se lo utilizzassi trasparente ai fini del video non si vedrebbe assolutamente nulla. Dopodiché avremo bisogno di un pezzettino per rivestire il retro, per non far vedere dove andiamo a cucire. Perché utilizziamo i castoni? Perché naturalmente i castoni hanno già i fori e quindi cuciamo in maniera più agevole. Il pezzettino sul retro, vedete, per me nel mio caso è Ultra Sweet, di questo spessore, qui lo vedete blu, ma potete utilizzare, tanto non è che tutte quante quelle che seguono i miei tutorial necessariamente fanno un'attività o li vendono. Se lo fate, se create bijou a livello hobbistico, potete tranquillamente utilizzare anche un pezzettino di, come dire, di alcantara, di feltro sottile, insomma adattate voi, basta che non sfilacci e che comunque la finitura poi venga gradevole. Come chiusure in questo caso voi vedete utilizzato queste al libro, ma potete utilizzare anche questa tipologia di chiusura qui, questa tipologia qui. L'importante è che sia della dimensione adeguata per contenere i due lembi del nostro cordino. Ok, quindi ago, filo, mettiamo un po' da parte, poi vi servirà un po' di colla per il retro e potete utilizzare la mia torturata Asulit, ok? Quindi partiamo subito. Vi dico più o meno le dimensioni, un suggerimento: vedete che questo filato, vabbè, io tiro da dentro alle buste continuamente, le rimetto dentro, quindi mettete un pochino di colla e fate asciugare e poi procedete al taglio. È un piccolo suggerimento, perché decisamente non ci piace che mentre stiamo cucendo ci giriamo il cavetto tra le mani e insomma perdiamo centimetri di tessuto e poi ci ritroviamo alla fine con un capo più corto ed uno più lungo. Io vi dirò più o meno la dimensione che ho fatto io, che ho tagliato di questo filo cablé bellissimo. A proposito, per le iscritte al mio canale c'è un codice sconto, ve lo metto qui in sovraimpressione sul sito di Fili e Forme, che è Briga 5,
e poi vi metto tutto comunque giù nell'info box. Quindi io ho un polso di insomma 17, ho un polso medio, vi dirò quindi quanto cavetto vado a tagliare, non me lo ricordo assolutamente, quindi andiamo a misurare nuovamente. Okay. Prendo il mio righello, sarà un video lunghissimo anche se è super facile e vediamo. Vedete 18, non vedete, naturalmente c'è il riflesso della luce, tagliate 2 pezzi da 18 centimetri, ok? Quindi il primo, il secondo e andate a mettere la colla, così state tranquille, vado anche io. È un tutorial alla portata di tutti, non ci vuole chissà quale grande abilità, se no un pochino proprio di attenzione nel cucire, ma vedrete che è super facile. Allora, vado a prendere il mio castone, prendete una gugliata di filo, io stavo facendo un altro lavoro che anzi vi mostro, eccolo qua. Questo è l'ultimo ciondolo, ispirazione muse, lo troverete poi nell'Etsy shop. Questo è un fuori onda, però mi andava di condividerlo. E poi semplicemente, a differenza delle piattine, il cablé non ha naturalmente un verso, quindi basterà che lo girate, vedete è molto morbido, e poi andate a prendere il vostro castone. Quindi prendete il vostro castone e andatelo a posizionare. In questo modo tenetelo un pochino fermo. Vedete, io allineo i castoncini, diciamo, ai 4 punti cardinali. Se vi volete aiutare con una mollettina per tenere un pochino fermo, fatelo. Ok, io cerco di allineare per bene, per lo stesso discorso di prima, perché altrimenti poi ci troviamo i lembi diversi. Quindi vado giusto così a tenere un pochino fermo. Io sinceramente non mi trovo, quindi farò senza. Voi fatelo eventualmente con una mollettina, ok? Ok, andiamo. Potete partire subito cucendo quindi al centro. Io ho fatto un nodino, tolgo un attimo, vedete, tengo ferma con le mani e vado qui a chiudere. Passo naturalmente al centro in modo tale da nascondere il nodino. Quindi vado semplicemente e cucio avanti e indietro, un po' come si fa per il soutache. Però naturalmente taglio il filo del nodino in eccesso. Naturalmente nel soutache dobbiamo centrare la scanalatura, qua dobbiamo essere un pochino delicate, ma come vedete si cuce con una facilità estrema. Non diamo tantissimi punti perché comunque, vedete, ve lo mostro, è chiuso ormai e non si vede, quindi ok, e vado a dare qui, vedete, al centro, vado a fare un nodino piccolo, 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 pizzico soltanto un pochino il mio filato. Ok, dopodiché mi sposto qui sul laterale delicatamente. Questo quindi dove c'è il nodino sarà il nostro retro e questo sarà il nostro davanti. Quindi io adesso sono in questa posizione e vado ad inserire il mio castone. Voi farete lo stesso, vedete c'è un po' di spazio che poi eventualmente andremo a chiudere con qualche rocaille. Le rocaille sono semplicemente delle perline. Io qui ho un sacchettino, un blisterino con un po' di 11,0 di colore oro e qualche altro residuo, ma naturalmente adesso non ci serve. Quindi mi sono spostata, vado a sistemare il mio castone. Dopodiché vado ad individuare i forellini del mio castone. Non so se si vedono, ve li faccio vedere più da vicino. Vedete che questo castone ha i fori in questo punto, 1 e 2, e poi ce l'ha dal lato opposto, 1 e 2. Non so il tipo di castoni che avete, ma fate questa osservazione prima di andarlo ad inserire.
giusto per regolarvi come spostarvi col l'ago. Quindi io sono qui col mio ago, mi sposto un pochino più in avanti e mi inserisco all'interno del mio castone e vado al lato opposto. Ecco, e vado al lato opposto, cercando naturalmente di tenere il filo, vedete, in questo modo. Esco prima e poi mi infilo, cercando naturalmente di non prendere il filato, quello color oro che è sull'esterno, ma di passare, vedete che c'è come una trama, ma di passare attraverso. Quindi diciamo che abbiamo fatto il primo passaggio e ritorniamo indietro. In questo modo. Non tirate troppo, perché se tirate potrebbe fare difetto e quindi, il cablé potrebbe, andare troppo su, troppo giù, quindi siate delicate e poi piano piano eventualmente andate a sistemarvi. Ridiscendo, perché voglio andare a fare quest'altro punto naturalmente. Quindi ridiscendo in questo modo. Vi assicuro che è più facile è più difficile per me spiegarlo che poi farlo, ve lo assicuro. Okay, quindi mi giro, mi sposto un pochino come abbiamo fatto prima, quindi vado un pochino più su e mi infilo nuovamente qui e vado a fare questa sorta di croce e individuo nuovamente. Se non riuscite a farlo in un passaggio ad individuare i forellini del castone e il cablé, lo fate in 2 passaggi, come sto facendo io praticamente, perché ho la camera davanti e non è sempre facile. Okay, quindi ripasso, rientro e ripasso. Il secondo passaggio, vedete, va un pochino meglio perché ovviamente già abbiamo alquanto bloccato. Okay, adesso praticamente il nostro castone è fermo all'interno della nostra lavorazione. Questo naturalmente, vedete, io ho utilizzato il filo giallo, si vede un pochino nella parte sottostante. Avrei potuto mettere del tessuto o utilizzare il filo trasparente, ma col filo trasparente non avreste visto assolutamente niente. Poi, ok, adesso il primo pezzo l'abbiamo praticamente fatto e come vi dicevo qui è rimasto uno spazietto e quindi vado a prendere una rocaille, a seconda dello spazietto che è rimasto, potrete mettere una 11, una 8, io utilizzerò una 80 e vado dall'altro lato. Mi sono girata il lavoro, vado dall'altro lato, quindi vado in questo modo e ripasso. Ora, a me si vede questa parte, quindi se non volessi farla vedere, potrei naturalmente cucire anche in questo modo, anziché fare la croce per farvi vedere, avrei potuto cucire in questo modo facendo più passaggi. Però col filo trasparente questo naturalmente non si vedrà. Quindi adesso ripasso, ripasso e chiudo. Materialmente la prima parte è fatta. Ora con l'altro pezzo e con l'altro castone dovremo fare la stessa cosa e poi dovremo andare ad unire e mettere i ganci. Io procedo, questa volta utilizzerò il filo trasparente. Naturalmente sto rifacendo anche il primo con il filo di nylon e quando dopo aver fatto la croce, volendo, potete anche passare in questo modo attraverso il cordino, vedete? E fate un ulteriore passaggio qui dove ci sono i forellini. Poi, come vi ho già detto, dovete regolarvi voi in base
al tipo di castone che avete e ai forellini. Io quindi li sfrutto, vedete, anche in questo modo, così mi fisso l'estremità. Ok, rifatto il primo, vado a fare il secondo e ci vediamo dopo. Decisamente, vedete, col filo di nylon l'effetto è completamente diverso, non si vede come il filo oro spesso. Ok, andate a fare il secondo. Vedete che io ho utilizzato delle rocaille per andare a congiungere questa parte centrale, quindi vado a prendere delle rocaille, due rocaille 11.0, utilizzerò in questo caso il filo Miyuki, non quello trasparente, perché tanto insomma non si vedrà assolutamente mentre andiamo a cucire, che il filo trasparente è comodissimo, ecco, per non far vedere attraverso i castoni. Cosa facciamo? Ci mettiamo così e cominciamo ad unire il centro, ok, il centro, quindi proprio in questo modo spunto più o meno al centro del mio cordino e vado al centro dall'altro lato. Quindi naturalmente questo è il primo punto, vedete? Ok, delicatamente teniamolo ancora un pochino così, perché mi rendo conto che non tutte hanno la manualità, e vado a fare un altro puntino, quindi sempre da questo lato e vado di fronte, ok, in questo modo faccio questo passaggio 3-4 volte in modo tale da unire questi due lembi. Stacco la camera, però avete capito, dovete cucire qui al centro e poi ai due lati vedrete che andremo a mettere le rocaille in modo tale da fermare il tutto. Non vi portate dietro naturalmente il filato cablé, quindi andate avanti e dietro e fissate questa parte. Poi naturalmente ci sarà anche la parte sottostante in ultra suede che darà un ulteriore sostegno a questa unione, ok? Quando avremo dato i nostri punti di congiunzione, poi andiamo, ci spostiamo sul lato, lo mostro sul davanti e andiamo a mettere la nostra rocaille 11.0 ed andiamo di fronte. In questo modo, dopodiché mi giro per mostrarvi, sono qui, vado dall'altro lato, attraverso il cordino. Ragazzi, vi assicuro che è più facile dire che fare. E diciamo che il nostro bracciale è unito. Adesso naturalmente ripassate attraverso le perline, fissate. A questo punto, per stare un pochino più tranquille, vabbè, no, a questo punto niente, io vado a dare qualche altro ripuntino e poi passiamo al finale. Una volta che avete fatto tutti i passaggi di cucitura, attraverso le perline per unire poi i due pezzi, fate un nodino, tagliate e per sicurezza, allora, ci sistemiamo bene i castoni, così, ok, e mettiamo un pochino di colla. Andiamo a fare le chiusure, andiamo a mettere le chiusure, così. Nel frattempo, ok, avrei dovuto far un attimo asciugare la colla, ma come sempre vado di fretta. Ok, andate a verificare la dimensione del vostro bracciale, ok, per me va bene.
il bracciale misura, sono fuori camera come sempre, il bracciale vedete misura 17, considerate che dovete metterci poi la chiusura, 17 centimetri, quindi io taglio un pochino qua e poi decidete se mettere questa tipologia di chiusura, questa è in ottone, quindi io vado, come faccio mio solito, vado prima a mettere un pochino di colla, qui, così, giusto per, io ce la metto sempre un pochino di colla, mi raccomando, il retro, allineate i due lembi e vado in questo modo, mantengo, poi vado con una pinzetta e vado a chiudere. Ok, quindi abbiamo fatto, tra virgolette, la nostra chiusura. Vado dall'altro lato, naturalmente, e faccio la stessa cosa. Ce l'abbiamo fatta. Ok, e uno e due. Quindi diciamo che le nostre chiusure sono pronte. Ok, adesso naturalmente servirà anellino e moschettone. Potreste mettere anche una chiusura a calamita, insomma, quello poi sta a voi. Io preferisco mettere semplicemente anellino e moschettone. Poi potete mettere una catena di prolungamento se non siete sicure della misura. Insomma, del bracciale, potete mettere una catenina di prolungamento in modo tale che si può adattare a più misure. Dopodiché da un lato mettiamo il moschettone, chiudiamo, e dall'altro lato mettiamo semplicemente un anellino e poi possiamo mettere una catenina di prolungamento. Vabbè, non mi dilungo più di tanto su questo passaggio perché penso che sia abbastanza facile da intuire. E diciamo che il nostro bracciale è terminato. Naturalmente sul retro c'è questo che non ci piace e quindi andiamo a mettere una piccola toppettina. Quindi apriamo il nostro bracciale, andiamo a tagliare un pezzettino più o meno, insomma, che possa contenere questa parte centrale. E andiamo a mettere la colla naturalmente sul retro. Andiamo a mettere la colla partendo dall'angolino qui. Oddio, ecco, questa la colla Asulit ogni tanto lo fa, tirate subito via. Cerchiamo di non fare disastri. Se avete messo troppa colla, tamponate un pochino, ok? Non facciamola strasbordare ovunque. Mi aiuto con uno spillone. Ecco qui. Imprevisti soliti e poi andiamo a mettere, facciamo un po' di pressione e aspettiamo che asciughi. Una volta che è asciugato, ragazzi, non vi mostro tutto proprio nel minimo dettaglio, con delle forbici di questo tipo o di questo tipo, basta insomma che taglino per bene, andiamo una volta asciugato a ritagliare tutto quanto il contorno, come ho fatto, vedete qui. E il nostro bracciale è finito, ok? Ho ritagliato ben benino il mio retro ed ecco il bracciale praticamente finito. Qua ne vedete due versioni, ma guardate quante colorazioni di cablé ci sono. Ce ne sono una varietà infinita, sia con il laminato esterno oro, sia argento, con il verde, quindi potrete veramente spaziare a vostro piacimento e poi potrete variare le forme dei castoni. E naturalmente io vi ho mostrato con uno strato soltanto, ma nulla vi impedisce di poter poi fare un altro elemento esterno. Questo poi sarà la vostra fantasia. Vi abbraccio, vi saluto ed auguro a tutte come sempre buona creatività. Ciao!